Vorrei tanto dirvi che tutte quelle immagini erano solo un sogno, invece erano lo spoiler di quello che sta per accadere. Che c'è? Mi state già giudicando? Eh sì, siamo tutti fenomeni con la vita degli altri. E vorrei anche tanto dirvi che ho posizionato ogni singolo oggetto sul tavolo per fare la scenetta e fingere che mi sono svegliato in hangover. La verità è che sono molto più degradato dal vivo che a video. Degradato però non mi piace, direi più... Tecnicamente ma sei indisciplinato, non hai senso dell'ordine, non hai puntualità, sei pure disordinato. Vabbè Mufasa, mi hai rotto, devo staccare che c'ho la chiamata sotto. Principessa, sempre in splendida forma a quanto pare. Sì, come no. Una roba veloce, ho due notizie, una bella e una brutta. Partiamo dalla bella, un bel progetto con Tudor. Ah, pensavo fosse questa la brutta. E la brutta invece? E la brutta invece te la dico se sopravvivi. Mi stai simpatico, Gigi. Sei sadico quanto me. Dovete sapere che Tudor è un caro amico e io amo far sorprese ai miei cari amici. Quindi quest'estate mi sono offerto di passare a prenderlo in aeroporto e portarlo a casa. Quello che è successo è che gli ho fatto prendere un altro volo con atterraggio morbido. E sta cosa Tudor se l'è legata al dito. Mi chiamo Emalloru, per gli amici Ema, e ho deciso che per 12 mesi vivrò in 12 città diverse in Italia. Dopo aver passato un mese incredibile a Firenze, direi di proseguire a Roma. E Tudor, prendendo la palla al balzo, decide di vendicarsi per quel saltino fatto in aereo e mi fa fare un piccolo scalo lì vicino, a Viterbo, per farmi vivere 48 ore nella scuola marescialli dell'aeronautica militare. Se non ci fosse stata la parola scuola, non avrei capito quale sarebbe stata la sua vendetta. Vabbè, comunque, contento lui. Inizia la vacanza? La vacanza. Benvenuti alla scuola Marescialli. Questo è il tuo passo per un giorno qui da lieve. Da questo momento sei soggetto a tutte le prescrizioni dell'addestramento dei ragazzi. Tutte le prescrizioni dell'addestramento dei ragazzi significa, ad esempio, tutte le volte che si sbaglia qualcosa che è previsto, che per le quali ci sono delle norme specifiche, si hanno delle punizioni da parte degli scelti, che noi chiamiamo articoli. Per ogni mancanza c'è un articolo. Questi sono tutti gli articoli e tutte le mancanze che vengono punite sulla posizione formale degli assenti. E infatti quando la mattina mi hanno fatto il tampone, mi avete resettato le impostazioni di fabbrica e il risultato è stato negativo, ho giustamente detto, beh, che culo direi. Nel caso di uso improprio della lingua si viene puniti con l'articolo 8 da 2 pause. Questo significa che invece di fare pausa, come è previsto, si sconta sugli attenti. Detto da lei in questo modo non sembrava nemmeno così male. In piedi. Ventitresimo corso normale, attenti. 23° corso normale, riposo. Questa mattina inizieremo un ciclo di lezione che relativamente all'attività d'ufficio. Prima di tutto Tudor mi ha portato a fare lezione con i ragazzi. È stata la prima volta nella mia vita in cui se avessi dormito in aula sarebbe stato un problema. 23° corso normale, attenti. 23° corso normale, riposo. Ora siamo arrivati in questo posto che è il poligono. Quindi andiamo a vedere i ragazzi che provano a fare, cioè che fanno effettivamente la prova di tiro. E la cosa simpatica sarà che anche noi proveremo a fare anche noi qualcosa. Non so se tu hai mai avuto esperienze. Beh, l'esperienza l'ho avuta quando sono andato a giocare a paintball. Sì, magari non è proprio la stessa cosa, però hai pur sempre un'arma in mano. Colpito! 15 sono dritti a campeggiare. Che bel buco. Vedi forte? No, però. Quindi questa è la struttura poligono e ora vi faccio vedere le armi che possiamo utilizzare e che utilizzano i ragazzi durante il loro iter. Abbiamo due tipologie di pistola, un fucile da tiratore scelto, un fucile d'assalto, classico fucile ad anima liscia. Cominciamo col vedere i ragazzi che vi fanno vedere qualche attività e poi se volete voi insomma... sì, tra di noi? No, tra di voi no, insomma è brutto però... E proprio nello stesso istante in cui si stavano preparando, ho percepito come se l'atmosfera stesse cambiando. E voglio essere sincero, sarebbe stata la prima volta che avrei sentito lo sparo vero di un'arma vera.
Quindi un po' sentivo che c'era qualcosa di strano nell'aria. Ragazzi, credetemi, nonostante le cuffie insonorizzate, lo sparo è stato il suono più forte che ho sentito in tutta la mia vita. È esattamente come uno schiaffone che ti arriva all'improvviso in faccia. Siamo al poligono, è una prova, nulla è reale, eccetto le armi. Eppure sembrava di stare in guerra. Arriva il mio turno. Quindi gli diamo un paio di caricatori da 10, io intanto gli faccio parare le posizioni in bianco. Una vera pistola. Anzitutto è pesante, parecchio pesante, ghiacciata. Mi chiedevo di continuo se la sicura fosse inserita o no. Ogni muscolo del mio corpo era rigido come se fossi pronto ad esplodere. Nella testa pensavo 3000 cose, ma sapevo che il mio deficit dell'attenzione doveva sparire ed ascoltare per una buona volta cosa mi stessero dicendo. Bastava sfiorare il grilletto e partiva il colpo. Questa cosa mi terrorizzava. Molto diverso da come lo immaginavo. Più stringevo l'arma per tenerla salda, più sentivo come se mi stesse scappando dalle mani ad ogni colpo. Prova a imbracciare l'arma adesso, come prima, come con la pistola frontale, devi stare frontale. Mi fanno provare quindi un fucile d'assalto. Pesante, ghiacciato, percepisci proprio che non è un giocattolo e col paintball non c'entra proprio una mazza. Ok, dai una bella botta sotto, bravo, perfetto. Le braccia iniziano a tremare, le mani a sudare. Le mie mani non hanno mai sudato. Sento i battiti del mio cuore all'impazzata. Il mirino colpo dopo colpo inizia a ballare e non riesco più a stare fermo sull'obiettivo. Anche se avevo un caricatore pieno, mi fermo molto prima. Beh, doccia di umiltà per uno spaccone arrogantello. Ciao, ci vediamo. Tornate presto, Ah, ma io devo correre con quelli, ma quelli mi fanno il culo. No. Articolotto. Articolotto. Già te lo sei dimenticato. Eh sì. Io non aumentare il passo per fare. Dai, che oggi ossigeniamo un po', Perché mi sono messo davanti? Mi sento corretto, stai andando a 4,05. Mi sento Forrest Gump. L'abbiamo perso. Dai che ci sono gli addominali. E piegamenti, fatti per bene. Allora, semplice crunch, vai. Allunghiamo un po' l'addome. Abbiamo perso. 6, 7, 8, 9, 10, 22. Deve essere una sfida per te, questa non l'ennesima cosa contro di me, però va bene. La marcia è fatta di ordini impartiti sempre sul piede sinistro. Con questo si aiutano a non perdere mai il passo. Entriamo. Compagnia a te. E quindi ci fanno marciare. Avanti, marcia. Ero totalmente scordinato. Guardate il mio braccio destro immobile. Posso! Che figura di me. Per quelle due parolacce che avevo detto mi tocca davvero scontare 40 minuti sugli attenti, non stavano scherzando. Allora, per rendere più piacevole la punizione, la voglio condividere con Tudor. Sì, vieni in punizione con me.
Ma io non ho fatto niente. No. Ma cioè, il tutto era per farti un po' di disciplina a te, mica. Proprio Sì, no, può farmi deve, compagnia? Deve, spirito di corpo. Cioè, non c'è possibilità di scelta. Non c'è Abbandoniamo possibilità di il scelta. collega? Spirito di corpo. Mi piace. Comunque io la lezione l'ho presa seriamente, infatti guardate come tremo, schiena dritta, testa all'insù. Tudor invece sembra uno di quei nonnetti che guarda i cantieri. Come potete ben immaginare si seguono le regole del Galateo. Le mani sopra. La mano vicino al bicchiere. Si chiude l'acqua e si rimette la bottiglia a posto. Ci si pulisce la bocca. Oh, io non ricordavo ci fossero tutte queste buone maniere da seguire per mangiare. Vabbè, comunque, alla soglia dei miei 30 sto imparando un sacco di cose. Si beve e poi ci si ripulisce la bocca. Dovremmo passare alla frutta, altrimenti non facciamo in tempo. Qui è dove starete, uno qui, uno lì. Sul letto trovate gli effetti letterecci, il cubo deve rispettare tutti i canoni, quindi tangenze rispettate, deve essere tangente al materasso sia da questo lato che da questo, ben stirato, tutto preciso. La sveglia alle 6, ci vediamo alle 6:10. Non ci avevo capito niente. Qui devi fare attenzione, come vedi, alla tangenza, cioè questi due lenzuoli sono perfettamente identici. È un lavoro di precisione, deve essere curato nei minimi dettagli e devi farlo velocemente perché ci sono soltanto 10 minuti. Se tu la mattina alle 6 ti svegli e subito, anche lavorando sotto pressione, con la paura magari di far tardi, riesci a fare un lavoro preciso, curando il minimo dettaglio, col passare del tempo acquisirai la capacità di svolgere bene un lavoro di precisione anche sotto stress in condizioni di emergenza, che è quello che ci richiede la Forza Armata. 5 minuti, 4:30 devi aver finito, ma proprio andando larghi. 4 minuti? Sì. Cioè, volevo venire, ma allo stesso tempo avevo molti dubbi, cioè avevo paura di non essere all'altezza. E mia mamma mi disse, la frase mi disse: ah, ma perché qualcuno c'è mai entrato? Cioè qualcuno sa che significa? L'hanno vissuto un giorno lì dentro? No, allora vai a vedere, poi se non ti piace torni a casa. E lì mi ha dato quel coraggio che in quel momento mi serviva, che è stato più curiosità e più lanciarmi nel vuoto in un mondo che invece poi era perfettamente all'altezza di quello che volevo. Ma si torna con la porta aperta, quindi. E anche con la luce accesa. No, la luce accesa non è vera. Quella di fuori si è accesa. Però questa la possiamo spegnere. Sì. Buonanotte. No. Sì, signori, veloce. Lo puoi fare? Sveglia! Perché mi sono beccato solo io? Tu perché sei gentile? Nessuno Vorrei fare la ballo, non c'è tempo. Sì. Mannaggia. 30 secondi. Dai, sì, io ho finito, sei ancora là. Posso tornare? Se
Prendessimo la macchina e ce ne andiamo. È la prima volta in 24 ore che ti vedo senza mascherina. Sembri più simpatica adesso. Gli chiediamo sacrifici, perché comunque i sacrifici sono tanti, però poi vengono ripagati nel corso della vita, della carriera. Alla fine qui tu prepari uomini non solo militari, crei qualcuno che professionalmente è eccelso, nei quali hai sviluppato valori, hai sviluppato la persona che nella famiglia starà in una certa maniera perché è abituata a fare sacrifici, sa che per lavoro ci si stacca, si ritorna. Adesso arriva una sorpresa. Io purtroppo non sono stato così cattivo perché non sono una persona vendicativa. Sarà una bella sorpresa quello che sto andando adesso, ti divertirai. Sfida. $26 in my hand. Up to Lexington, 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey white boy, what you doing uptown? Hey white boy, you chasing all women around. Sir, it's furthest from my mind. I'm just looking forward to different. Sai che probabilmente mi avrebbe fatto bene un annetto in accademia quando avevo 20 anni. Lo penso anch'io. Sarei più responsabile adesso. Anche tu. Soprattutto tu. E quello che ho scoperto è che la vendetta di Tudor non c'era. Voleva solo farmi vivere un'esperienza del genere per farmi capire cosa vuol dire disciplina e quanto sia importante nel lavoro, soprattutto nei lavori dove un singolo secondo può fare la differenza. Il giro in elicottero, ad esempio, non era una trappola, non doveva farmi lanciare da nessuna parte. Era una simulazione di salvataggio. Avete presente quando qualcuno rimane bloccato in montagna e qualcun altro va a salvarlo? Beh, quel qualcun altro che viene a salvarlo ha ricevuto un addestramento molto duro per non sbagliare né un secondo né un millimetro. Adesso si avvicina l'elicottero e verrà calato l'aerosoccorritore che effettuerà il contatto con l'incidentato per decidere che tipo di recupero effettuare. Sarà provato oggi, proveremo il recupero con la barella. Non riesco a contattarlo sulla poligono, quindi se glielo decide per la cortesia, quindi sarà barella con gialli insieme. Ho imparato un sacco di cose da questa esperienza, davvero tante, e mi sono fatto un'idea sicuramente più precisa di cosa rappresentano le forze armate.
Prima di cambiare destinazione e dirigermi a Roma, ho deciso di rimettere ordine al B&B. Alla fine un po' di disciplina l'ho imparata e un po' di educazione in più non fa mai male. E non so se ci crederete, ma con l'ordine entravano perfettamente tutti vestiti nel bagaglio. E sta cosa mi ha lasciato sconvolto, sembrava quasi una roba da complottista, però è tutto vero. C'era però una brutta notizia che Gigi avrebbe dovuto darmi e mi stavo quasi dimenticando di chiedergliela. E la brutta invece? La brutta notizia invece è che invece di spedirti a Roma come volevi, ma che cazzo? andrai in un bel paesello di 900 abitanti. 900. Magari ne avesse fatti veramente 900 di abitanti. Lì ci vivono in 50. Posso dire che Gigi è un pezzo di... Articolo 8, un'ora sugli attenti.